Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere questo mini PC Aerofara 2 Pro. Non c'entra nulla con la mia città perché altrimenti doveva esserci scritto Aerofrara, ma questo qui è un mini computer finalmente utilizzabile nell'utilizzo quotidiano, con anche qualche possibilità nell'utilizzo gaming e con qualche giochino leggero. E diciamo che questi nuovi Celeron, oppure Celeron, chiamateli come volete, sono sorprendenti perché non sono affatto male. Li più o meno equivalgono ad un i3 serie 10 più o meno, ma andiamo con ordine. Confezione di vendita: al suo interno, quando andrete ad acquistare questo mini computer, troverete l'alimentatore proprietario da 12 volt a 2 A, 24 watt, il cavo HDMI solamente da 1 metro, ma devo dirvi la verità, è già tanto trovarlo in dotazione, e un piccolo manuale utente, non troviamo nient'altro. La costruzione è premium, interamente in alluminio, così si ha un'ottima dissipazione del calore. Ci sono gli angoli smussati, diciamo molto carino da vedere, con anche questa colorazione grigia scura, e queste feritoie anche per la fuoriuscita del calore, perché al suo interno c'è una ventolina sempre attiva che si fa leggermente sentire quando è sotto stress, però io sinceramente non trovo tutto questo fastidio. Qui sempre nelle feritoie si vede il sistema di dissipazione interno e anche l'SSD che si trova qui, di quelli mini, poi dopo vi dirò nel dettaglio. Le dimensioni sono di 12x12 x 2 cm, quindi anche lo spessore è molto contenuto, insomma diciamo nel complesso è molto contenuto per le prestazioni che offre, e ha un peso di 365 grammi, sembra quasi di avere uno smartphone in mano. Purtroppo qui troviamo una grandissima assenza per il supporto VESA, per poterlo collegare direttamente dietro ad un monitor, e quindi non dovete utilizzare solamente su un piano, non si può nemmeno posizionare verticalmente, che andrete ad ostruire il tutto. Connettività quasi complete, ma troviamo una grandissima assenza la porta Type-C, che diciamo oggigiorno è diventato praticamente uno standard. Comunque abbiamo due porte USB 3.0 laterali più una qui dietro, lettore SD di memory card, il tastino di accensione, e poi dietro alimentazione HDMI, LAN, uscita jack audio 3,5 mm, il forellino per il reset, e qui a fianco la porta VGA, stranissimo, porta VGA ancora utilizzata, potrebbe essere sfruttata proprio su vecchi monitor, e sicuramente è una connettività in più che non fa mai male, e questa connettività può essere utilizzata in contemporanea, quindi potete utilizzare l'HDMI e la VGA. Già su altri mini computer avevo provato dei Celeron un po' più vecchiotti e li ho sempre snobbati, ma questa nuova serie, in questo caso l'N5105, non è affatto male e offre prestazioni ottime, come vi ho anche anticipato all'inizio, più o meno equiparabile ad un i3 se andate a confrontarlo con i vari benchmark che trovate online. Opera ad una frequenza di 2 GHz, in boost arriva fino a 2.8 a 10 nanometri e con un TDP di 10 watt, ovviamente con grafica integrata di Intel. Il mio sample a disposizione, perché ci sono altri modelli con configurazioni differenti, è dotato di 8 GB di RAM DDR4 e 256 di archiviazione, e sinceramente la versione con un miglior rapporto qualità-prezzo. Monta un SSD NVMe di Kim Tigo, il marchio sinceramente non lo conoscevo, ed è di quelli nella versione piccolina, gli M2 2242, che si trovano tranquillamente online, e può essere sostituito molto semplicemente, basta togliere i piedini qui sotto e lo andrete a sostituire, non c'è uno slot aggiuntivo. Wi-Fi 5 dual band sempre di Intel, mi aspettavo un Wi-Fi 6, come anche il Bluetooth non così recentissimo ma comunque funzionante, versione 4.2, e non ho nessuna disconnessione per quanto riguarda l'utilizzo mouse e tastiera, perché utilizzo proprio un dispositivo con questa connettività Bluetooth. Comunque, come va? Una volta installato lo andrete ad accendere, effettuate la prima configurazione iniziale, gli accessi di Microsoft e quant'altro. Al suo interno si trova Windows 10 Pro già preattivato ovviamente, e può essere aggiornato Windows 11, anche se per il momento preferisco non installarlo, ma è comunque compatibile. Non ci sono dei software aggiuntivi installati da Aerofara, se non i classici
di Microsoft e oltre alla CPU nettamente migliorata troviamo un SSD niente male che più o meno in lettura e in scrittura supera i 500 MB per secondo e direi che questa accoppiata CPU SSD così molto veloci rende l'apertura dei programmi e l'utilizzo molto rapida, come anche la navigazione web con Google Chrome, direi navigazione molto buona e renderizzazione delle pagine rapide, sebbene come ben sappiamo Chrome consumi moltissima RAM e più o meno le prestazioni sono simili anche per quanto riguarda il browser di Microsoft Edge. Nessun problema nell'utilizzo del pacchetto Office, nell'apertura di documenti pesanti come PDF, documenti Excel e quant'altro, nessun problema. Ho voluto anche stressarlo un pochino nell'editing foto, volevo vedere un po' come si comportava e se andrete a ritagliare le foto senza utilizzare filtri pesanti eccetera funziona senza problemi. Invece per quanto riguarda editing video direi assolutamente no. Nell'ultimo periodo l'ho utilizzato proprio come docking station video, nessun problema per quanto riguarda contenuti in streaming quale Netflix, Prime Video e i video 4K anche con i codec più pesanti li affronta senza problemi. Quindi se cercate un qualcosa del genere come docking station sotto sistema operativo Windows, ovviamente potete anche installarci Linux, potete farci quello che volete, non si ha nessun problema. Ho voluto anche effettuare un piccolissimo test in gaming, provato sia Minecraft che Asphalt 9 e ho ottenuto degli ottimi risultati. Sebbene non sia una macchina da gioco, funziona egregiamente, ma con una risoluzione ridotta, quindi non in Full HD. Buoni dettagli, ma comunque l'esperienza di gioco è fluida. E anche sotto stress, durante il gaming, la temperatura non supera mai i 65 gradi, quindi nessun collo di bottiglia per quanto riguarda le temperature. Diciamo che nel complesso hanno studiato un ottimo sistema di dissipazione. Infine vorrei sottolinearvi che sto utilizzando proprio questo mini PC sul mio televisore che è in 4K, quindi risoluzione molto alta e riesce a gestire tranquillamente l'utilizzo quotidiano con un monitor così. Arrivando alle conclusioni, questo mini computer svolge qualsiasi compito senza alcun problema, aggiornabile tranquillamente a Windows 11. Direi che mi ha dato grossissime soddisfazioni anche perché al momento il prezzo è inferiore ai 240 euro e se lo andiamo a confrontare con un altro mini computer, per esempio anche quello dei marchi più conosciuti come Asus, il costo è praticamente raddoppiato e al suo interno ha gli stessi medesimi componenti. Vabbè, molto probabilmente l'SSD non sarà lo stesso, però vi posso assicurare che va molto bene. Sempre Aerofara propone altri mini PC con caratteristiche diverse, per esempio la versione con i5 o il successore di questo Celeron, mi sembra N6005 se non ricordo male, ma vi riconfermo nuovamente che questa versione secondo me è la miglior accoppiata con processore, 8 GB di RAM, 256 GB di SSD, è proprio il più equilibrato. Diciamo che è diventato il mio mini PC ufficiale da salotto. Vi faccio anche un semplice esempio, proprio l'altro giorno, tornato dal lavoro, non avevo voglia di venire su per le scale, accendere il mio computer, quindi cosa ho fatto? Con questo mini computer mi sono messo comodamente sul divano, preso la mia tastiera, ho risposto a un paio di mail, ho stampato documenti, fatto tutto dal televisore, quindi questo computerino ve lo posso proprio assicurare che regala grosse soddisfazioni. Ovvio, se lo stressate non è una macchina da gioco, non è una macchina da editing video, editing foto, però nell'utilizzo quotidiano non è affatto male. Per qualsiasi altra informazione contattatemi pure qui sotto e alla prossima su YouWin Vlog.